Martedì 16 aprile del 2024, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, buon martedì, buona settimana ancora, visto che siamo ancora all'inizio di questa settimana. Per i milanesi, buona settimana del mobile del fuorisalone Ah già. e buon traffico a tutti voi. Enrico Boiani, ciao. Ciao direttore, buon traffico a te. Io mi muovo a piedi o coi mezzi o al limite con le car sharing, quindi buon traffico a te. Mannaggia, vabbè, non dico Mettete niente like perché se non siete di Milano e se non avete il traffico in questi giorni e quindi vi potete godere tranquillamente i vostri viaggi in macchina. Mettete like anche se siete di Milano e vi piace il fuorisalone, il salone. Ma cos'è, il salone del mobile o il fuorisalone? Perché io la differenza. sono entrambi. Entrambe le cose, perfetto. E allora mettete mi piace in generale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Quantomeno la partita di Europa League sarà in trasferta, quindi non inciderà. Potrebbe incidere peraltro, come dice Gazzetta, passi o chiudi. Mh. Allora, guarda, vi faccio un discorso molto veloce. Non è un mistero che entrambi non siamo proprio dell'idea di confermare l'allenatore, anzi. Però onestamente cioè, ma perché bisogna andare sempre oltre? Cioè, sempre oltre il confine, sia da una parte che dall'altra. O la difesa esasperata contro tutto e tutti, anche contro... Oppure addirittura qui, boh, di prima pagina dritto per dritto in faccia. Cioè, vabbè. Sì, siamo passati dai gol di Pioli, perché a una certa li segnava Pioli, gol al passo chiudi, cioè vabbè, Vabbè, vabbè dai, fa niente. okay. La Coppa è tutto. Pioli, Roma e Capitale. In palio all'Europa, il futuro al Milan. E vabbè, fin qui lo sapevamo, anche se in realtà poi ieri sera ha parlato la di Giorgio Furlani Sì. a Supertele su DAZN e ha detto qualcosa molto, diciamo così, dritta sul futuro dell'allenatore, anche perché mi sembra anche giusto così. C'è questo essere perennemente sotto i riflettori dall'inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest'anno ha fatto, ma critica da parte di chi? Dei tifosi, Sì. perché in realtà la critica, no. No, critica da parte dei tifosi, Eh, penso intendesse e credo intendesse. Eh, Quest'anno ha fatto bene, siamo focalizzati sul finale di stagione. È una persona squisita con la quale si lavora molto bene. Posso dire che siamo stati fortunati a lavorare con lui. Non si può giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione, ma siamo fiduciosi. Mh. Cioè, quello che ci auguravamo un pochino anche ieri. Poi c'è anche un altro passaggio che tra poco vi leggo. Però non ha senso giudicare da un gol in più, un gol in meno che ti fa passare a Roma il futuro dell'allenatore, non il giudizio sulla stagione, che è Sì, ma diverso. mi auguro che sia effettivamente così, Simo, cioè nel senso un Sì, conto è dire non si può giudicare un allenatore da una partita, un conto è essere arrivati al 16 aprile e o sono maestri nel non far trapelare nulla sulle decisioni sulla prossima stagione, cioè hanno già deciso, hanno già in mente, hanno già progettato, ma non è uscito il benché minimo spiffero. mhm. Oppure invece siamo proprio così, cioè ancorati a una partita se la vinci o se non la vinci, su un turno se lo passi o se non lo passi. Non lo so, cioè ripeto. Guarda, Henry, per me ti leggo questi due passaggini che per me sono altri due sassolini lasciati qua e là. Mh, Cioè, giudizio della stagione, troppo presto, vediamo quest'ultimo mesetto, stiamo facendo bene rispetto allo scorso anno, peccato essere usciti dalla Champions, ma il girone era difficile, perché noi partiamo sempre per vincere, che è un po' quello che è l'idea di Cardinale questa. mh. Mentre sulla Champions dice il nostro lavoro è quello di dare al mister la squadra più competitiva possibile. Milan parte sempre per vincere. La verità è che non ci può riuscire tutti gli anni. Con il Newcastle siamo stati sfortunati, ma col Borussia al ritorno eravamo condizionati dagli infortuni. La Champions è un rimpianto, ma faremo di tutto per far meglio il prossimo anno.
E secondo te queste frasi in che direzione vanno? Ma, adesso non è per fare i giudici, assolutamente no, però mi sembrano, diciamo così, 2 capi di imputazioni che potrebbero essere mosse all'allenatore per far sì che non sia l'allenatore l'anno prossimo. Cioè, la rosa è stata data competitiva, è vero, non si è vinto. In alcuni casi non si è neanche, diciamo così, non Non siamo sei arrivati stato competitivo. per la vittoria, nonostante la rosa fosse competitiva per la dirigenza, che voleva vincere ma non si è vinto, che voleva andare avanti in Champions e non si è andati avanti, anche perché col Borussia eravamo condizionati dagli infortuni. Boh. Bah, Per me, io non lo so. non voglio spingermi oltre, per me il non detto è abbastanza chiaro tra le linee, però Sì, io invece credo che io rimango un pochino più ancorato al presente, purtroppo. mh, E dico purtroppo perché anch'io vorrei che delle decisioni siano già state prese. Magari è così. Per me l'idea che la partita di giovedì decida il futuro di Pioli non è così distante dalla realtà. Poi magari mi sbaglio, hanno già in mente di cambiarlo o hanno già mh, in mente di tenerlo. La mia paura, ma anche quello che penso sia più vicino alla realtà, sia che misurerà il termometro del gruppo, della squadra e del lavoro di Pioli dopo la partita di giovedì. Non lo so, è un errore per quanto sarebbe un errore per quanto mi riguarda, non è, perché non è che parliamo di cose oggettive, andiamo sempre di ipotesi, ma ho questa sensazione qui, che sarà la settimana decisiva, che magari si hanno delle idee e delle direzioni su cui magari vuoi camminare, mh. però questa settimana ti darà risposte definitive, non lo so. Allora, siccome ha parlato ampiamente a DAZN, la D, direi di leggere qualche altra sua dichiarazione che è arrivata sia sul mercato che sui giocatori in entrata e in uscita. Ha parlato di possibili della configurazione anche dell'organigramma, chiamiamolo così. Sì, Allora, partiamo subito da questo, visto che ce l'ho sotto mano. Si è detto tanto su Zlatan. La leadership e le decisioni finali sono di Redbird e di Jerry Cardinale, che ne è il capo. Sotto di lui c'è un gruppo di lavoro. Zlatan sta facendo vedere che è un grande campione fuori dal campo. Contribuisce su vari fronti. Sulla parte sportiva è composta da Zlatan, Moncada, Ottavio e Vio, ognuno ha delle competenze. Poi ci sono altre aree di lavoro come quella dello stadio dove Scaroni è molto coinvolto, la leadership dei Cardinali avrà molta influenza sulla parte sportiva. Anche qui, poi che poi gli viene chiesto su un altro paio di risposte, demanda sempre sia su prossimo allenatore che per quanto riguarda scelte di più, diciamo così, più vicino al campo, ai dirigenti sportivi. Mi sembra di essere un pochino tornati, diciamo così, a un paio d'anni fa, mh, quando è vero, la D era coinvolta nella parte sportiva, sì, ma non nella maniera in cui decideva le scelte di campo, chiamiamole così. mh. Cioè si limitava, tra virgolette, a dire è fattibile per i nostri parametri, è un buon colpo in prospettiva per la società in generale, lo possiamo fare, non lo possiamo fare. Mh. Hai avuto Ma questa sensazione un po' gazzidissiana? sì, ma anche del primissimo Furlani, di quando Mh. arrivò al Milan come, tra virgolette, "controllore dei conti", toh, chiamiamolo Sì, così. o come sostituto di Gazidis Mh, nel periodo in cui era stato poco bene. mh, Sì, sì, anche io ho avuto questa sensazione sentendolo, cioè che abbia fatto una sorta di passo in non passo indietro, cioè che sia più consapevole del fatto che a livello sportivo magari serviva una figura proprio di campo, serviva l'ingresso di Zlatan, e che magari il prossimo futuro si affronterà con quella figura lì molto più impattante, molto più anche mediatica, nonostante Zlatan non abbia mai parlato, e che si affronti il tutto con una, diciamo, visione diversa rispetto mh. alla sua
come principale, non è più la sua visione principale che è stata quella probabilmente l'anno scorso. La visione principale questa volta sarà di Zlatan. Lui tornerà più nel suo ruolo e nelle sue "competenze", tra virgolette. Beh, è un po' quello che ci siam detti anche negli ultimi giorni, cioè l'anno scorso gli uomini forti, diciamo così, erano Moncada e Furlani. Nel senso, Moncada proponeva e quasi decideva a quel punto l'acquisto, con poi la decisione finale di Furlani, l'avallo economico, eccetera, eccetera, insomma, e si procedeva. Sì, Quest'anno e abbiamo Pioli inserito una figura in aggiungerei, mezzo. perché Come? l'anno scorso aggiungerei anche Pioli, che era definito Sì, come sì, sì, sì. responsabile nel gruppo di lavoro, eccetera. Quest'anno abbiamo inserito una figura nuova rispetto all'anno scorso che si inserisce un po' a metà, nel senso che Moncada forse propone di più, Gazzidis, scusa, Gazzidis, buonanotte, Furlani dà un ok finale dal punto di vista puramente economico o giù di lì, la figura che dà l'avallo tecnico e decide poi sostanzialmente l'acquisto, dopo essere stato proposto da Moncada, è Zlatan. Sì, e io mi auguro anche l'allenatore, chiunque esso sia, cioè perché in tutto ciò dovremmo sempre giocare a pallone e non decidere chi compra cosa e basta. Quindi, cioè, mi auguro che l'allenatore del Milan 2024-25, chiunque esso sia, lavori a stretto contatto con Zlatan, cioè non che sia va bene, sì, ci sono delle gerarchie, c'è un "organigramma" tra virgolette, però sempre una squadra di calcio tutti insieme, dobbiamo A costruire, B allenare, C fare in modo che vinca. Cioè, e quindi il mio augurio è che si lavori tutti insieme con un unico obiettivo, cioè senza se, senza ma. Poi sì, le frizioni, idee diverse, per carità, tutte persone sono, ci mancherebbe che non sia così, però l'idea e l'obiettivo deve esser comune. Chiudiamo sulla questione mercato, sia in entrata che in uscita. Mh. Sull'inchiesta, niente, ha glissato, nel senso ha detto: "I fatti sono semplici, le autorità hanno il diritto di fare indagini che vogliono, noi non abbiamo nulla da nascondere, saremo pronti a cooperare", eccetera, eccetera. Quindi niente di nuovo su questo. Sul mercato in entrata e sul mercato in uscita. Allora, parto da quello in uscita giusto perché ce l'ho sott'occhio anche qui. Non abbiamo bisogno di fare cessioni per entrare dalle perdite. Siamo una società in attivo, quindi abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi. Asterisco Theo per e Maignan e Mike. Theo. No, non lunghi no. Hanno una discreta lunghezza, nel senso che hanno 2 anni, ergo questa è l'estate ultima per, è brutto da dire, ma monetizzare al massimo, perché l'estate successiva, quella 2025, sarebbe l'ultima, con un No, solo anno di contratto. io Simo la girerei in positivo. È l'estate ultima in cui devi, diciamo, metterti sotto in maniera seria per il rinnovo, perché altrimenti il coltello dalla parte del manico passa ai Certo. giocatori ancor di più. Quindi è l'ultima estate in cui tu devi accontentarli in ogni modo, o comunque provare a strappare un rinnovo ad ogni modo. Giroud ha fatto la storia del Milan e sta performando ancora ad alti livelli, vedremo cosa deciderà. Non siamo stati timidi lo scorso anno sul mercato, non lo saremo in quello che arriverà. I ragazzi arrivati in estate hanno fatto bene e sono felici di stare qui. A proposito di questo, non dobbiamo fare i colpi tanto per fare, mettere in difficoltà la continuità aziendale, dobbiamo continuare a migliorare la squadra per vincere, non dobbiamo fare colpi perché facciano scena ma che siano utili. E qui mi aggancio al Mh. mercato. La filosofia è quella di migliorare. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro di parecchi cambiamenti perché era necessario cambiare un po' la squadra. Quest'anno sarà un lavoro più mirato perché le basi ci sono. Non è giusto dire che noi puntiamo solo ai giovani, una tipologia nello specifico. Il lavoro che facciamo, come fanno altre società, è guardare i vari criteri. Partiamo dallo scouting, ovviamente, che è importantissimo, i dati di cui si parla tanto che ci aiutano, un ingrediente importante anche se non fornisce da solo la soluzione, si guarda la storia medica, la personalità e ovviamente il tema finanziario. Questi sono tutti elementi per scegliere un giocatore, anche se non ci sono caratteristiche necessariamente in partenza che ti dicono solo di questo o di quel tipo di giocatore.
Eh, ce lo aspettavamo anche qui, nel senso, non è una novità. Il prossimo mercato non sarà da 7, 8, 9, 10 colpi, come magari è stato questo, Ma è anche giusto. perché non ne abbiamo bisogno. Se Non non c'è. dovesse partire, nessuno. Cioè, No, no, ma infatti mi immagino, cioè mi auguro e mi immagino che sarà un mercato diverso, con la mm, metà, forse anche meno, di colpi, ma più mirati, più ricercati, più studiati, mm, più più. magari anche con un budget leggermente più alto sul singolo colpo, cioè invece che prendere 10 giocatori da 15-20, ne prendi 3 da 50, 60, 40, non lo so. E ha del senso, cioè ha del senso perché tu la base l'hai costruita l'anno scorso, mancava forse qualche pezzo, devi andare a colmarlo quest'anno, nell'augurio e nella speranza che non chiedermi in che reparto, in che ruolo, dove o come, ma dei giocatori un pochino più con una personalità forte, con una Mm. leadership innata arrivino, perché se questa squadra perde Giroud e Kier, cosa che potrebbe accadere con grandi probabilità, ehm, o ha bisogno di una guida, quasi militaresca per la Mm. personalità di certi nostri ragazzi, che continuo a chiamare ragazzi perché stanno dimostrando di essere ancora dei ragazzi, oppure questa cosa se non la puoi mettere nella guida tecnica, che magari resta la stessa, o che va a prendere un allenatore non con quell'imprinting da generale, allora la devi mettere nello spogliatoio, cioè inserendo 2 o 3 colpi così. Harry, ci ritroviamo alle 11 con Chiama Milan, ci ritroviamo alle 13 con Lancia, alle 16 con il Talk e come sempre in questa mattinata chiudiamo qui per Mattino Milan, poi ci ritroveremo domani da Milanello, sempre che non diluvi come mercoledì scorso, ma non dovrebbe, e poi ci ritroviamo giovedì per la gara. Ciao a tutti, buona giornata e vi aspetto alle 11 sulla piattaforma Viola. Ciao. Ciao!